Come faccio a non ammalarmi mai? Ultimamente, dopo aver fatto la mia challenge in cui vi ho portato per 21 giorni nella mia routine di crescita potenziale per arrivare al mio massimo potenziale, alcune persone mi hanno chiesto come faccio a non ammalarmi mai, soprattutto in questo periodo in cui l'influenza è una cosa che gira, c'è stato il Covid, c'è stata la pandemia e io mi sono ammalato di Covid, è successo, però ho fatto anche un video tra l'altro a proposito su come ho fatto a combattere il Covid e come ho poi cercato di aiutare le persone attorno a me a combattere il Covid, ve lo lascio in descrizione. Però per quanto riguarda l'immunità mi hanno chiesto come fai per alzare le tue difese immunitarie, quali sono le tue tecniche per non ammalarti. Vi farò vedere che cosa faccio, perché c'è un motivo secondo me. Però diciamo che ci sono due tipi di malattie, c'è una malattia che arriva dall'esterno e una malattia che ci creiamo dentro di noi. Le malattie che arrivano dall'esterno sono delle invasioni da un virus o altro e quindi non è che si può fare molto in realtà. Se ti capita, come ad esempio un virus come il Covid, e quindi niente, puoi cercare comunque di indossare la mascherina, puoi stare lontano dalle persone eccetera, e su questo ovviamente non c'è dubbio, però diciamo che l'80%, 70% delle malattie ce le creiamo noi da dentro, comunque avvengono da dentro, non è un'invasione esterna. Diciamo che io da tutte queste malattie ho creato un pattern dentro di me per cui non me le creo o cerco di non crearmele, oppure creo un ambiente per cui è difficile che si creino, e per quelle esterne invece ho aumentato le difese al massimo o per quanto io possa averle alzate. E ora vi spiegherò come ho fatto. Ovviamente non sono un mago, qua non si parla di cose esoteriche o altro, però vi dico semplicemente che cosa faccio io siccome me l'hanno chiesto e magari potete prendere spunto per la vostra routine. Allora, come prima cosa in realtà è parte della mia storia, qualcosa di cui che diciamo non potete magari iniziare ad aggiungere, però potete provarci. Io ho fatto nuoto agonistico per 13 anni, questa cosa secondo me ha influito tantissimo. Ovviamente dalla parte del fisico hai un fisico comunque prestante, hai un fisico allenato, ma non è tanto il fisico quanto il fatto di stare in acqua, quindi secondo me il nuoto e tutto ciò che riguarda allenare il proprio corpo a nuotare nel caldo, nuotare nel freddo, perché io mi allenavo in qualsiasi circostanza 7 giorni su 7, quindi questa cosa ha aiutato. Questa cosa in realtà secondo me una persona che fa nuoto o comunque tutto ciò che riguarda uno sport in cui si pratica qualcosa nel freddo, secondo me può aiutare ad aumentare le difese immunitarie, perché io sono convinto dentro di me che il corpo vada temprato, più utilizzi il corpo e più il corpo migliora. Quindi come nell'allenamento bisogna rompere il corpo, le fibre muscolari per farle ricrescere più forti di prima, ovvero abituare il corpo a fare certe cose, idem a livello immunitario, più alleni il corpo a fare certe cose e più poi è propenso ad essere in un certo modo per evitare che quella cosa succeda ancora. Come quando si crea una difesa immunitaria contro qualcosa che è già arrivato nel proprio corpo. Ci si espone in continuazione a queste cose che magari ti possono far star male all'inizio, però più lo fai e più il corpo diventa abituato e crea una difesa naturale contro queste cose. Seconda cosa ovviamente è avere una routine sana, quindi mangiare bene e allenamento, su questo non c'è niente da fare. Io ho iniziato in realtà ad aggiungere la verdura poco fa, vi allego anche in descrizione il mio vlog di come ho fatto iniziare a mangiare verdura, perché ho sempre avuto la fobia della verdura, non riuscivo a mangiarla, mangiavo un po' di frutta, però da quando ho iniziato a mangiarla in realtà sto bene. Ho notato che la dieta carnivora, che non è che la facevo apposta ma semplicemente mangiavo più carne perché non mangiavo altro, aiuta. Ho notato anche altre persone che aiuta, non è qualcosa che bisogna fare assolutamente in modo estremo, però ho notato che per un periodo a me ha aiutato, diciamo che mi ha reso forte, ha reso il mio corpo forte, sano. Bisognerebbe avere una dieta più bilanciata, ovviamente più frutta, più verdura, più acqua e un allenamento costante, o comunque una qualsiasi attività, sia allenamento in palestra quindi estetico, ma anche un allenamento sportivo aiutano molto, ho notato, quindi ad esempio anche il kickboxing, oppure fare uno sport, un'attività, un gioco oltre all'allenamento puramente estetico è una cosa che aiuta. E questa dieta in realtà ho notato che fa bene. Ovviamente ragazzi, cercate di, se avete le difese immunitarie basse e quindi vi manca quel qualcosa che dovete integrare, integratelo. Se ad esempio vi mancano le vitamine, provate a mangiare più frutta. Se ancora non è sufficiente perché avete qualcosa che non va a livello interiore e il vostro dottore vi dice di dover prendere un multivitaminico, prendete il multivitaminico, prendete l'omega 3, sono cose che comunque aiutano. Ragazzi, a proposito di routine, una delle cose che faccio, che ho imparato dall'Ayurveda anche tutti i giorni per circa 10, 15, 20 minuti la mattina mentre
faccio la mia skincare, quindi appena sveglio, appena andato in bagno, come prima cosa a digiuno, è l'oil pulling, ovvero è una tecnica che va a depurarti completamente, come fare un detox ogni giorno partendo dalla lingua, che è collegata a livello sanguigno, quindi a livello vascolare, con tutto il corpo, vai ad assorbire quelle tossine tramite l'olio. Utilizzare l'olio di cocco è la cosa migliore, anche perché ha tantissimi altri benefici per le gengive, per gli occhi, per la mascella, per la bocca, per i denti, va anche un po' a sbiancarli, a pulirli, è anche un ottimo antibatterico e ha tantissimi benefici. Comunque si chiama oil pulling. Prendete l'olio di cocco, lo mettete in bocca una piccola parte e iniziate a sciacquare per 10-15 minuti come se fosse un colluttorio, a passarlo da una parte all'altra e risucchiare. E in teoria, essendo grasso, tutte le tossine che comunque sono ricoperte da uno strato lipidico vengono assorbite dalla lingua nel grasso e quindi poi sputatelo fuori. Mi raccomando, non ingoiatelo, e mi raccomando, siccome è pieno di tossine e l'olio di cocco quando si raffredda si irrigidisce, non sputatelo nel lavandino ma piuttosto nella tazza. Terza cosa, e qua iniziano le cose un po' più interessanti, le docce fredde. Per chi non conoscesse il metodo Wim Hof, è un signore che ha vinto 26 Guinness World Record, tutti riguardanti lo stress fisico e il freddo, e queste docce fredde lui ha creato questo metodo in cui tramite delle respirazioni puoi supportare certi livelli di stress, quindi anche qualcosa come il freddo. E ha notato, e adesso ci sono anche un sacco di ricerche a riguardo, che 2 minuti di doccia fredda, comunque di esposizione al freddo, portano un sacco di benefici per il sistema cardiovascolare, per il sistema immunitario, per la mente, creano dopamina in un senso positivo, danno tanti di quei benefici e proprio ti rinforzano in un modo incredibile. Quindi dopo che io faccio la mia doccia completa calda, mi tengo 2 minuti in cui faccio 2 minuti di doccia fredda al massimo. C'è ovviamente un corso che ha fatto lui, o comunque ci sono dei metodi di respirazioni o altro per cui approcciarsi piano piano al freddo e alle docce fredde. Vi lascio in descrizione anche il vlog che ho fatto io a riguardo, e mi raccomando, anche su queste cose state attenti, però è una cosa che ovviamente mi aiuta. L'altra cosa, ovviamente, quindi la quarta cosa, è collegata e sono le respirazioni. Le respirazioni, ragazzi, aiutano a contrastare lo stress, quindi sia durante l'esposizione al freddo aiuta, ma anche proprio a livello di allenamento. Io non faccio solo il metodo Wim Hof, ma faccio proprio una routine settimanale in cui faccio tante tipi di respirazioni diversi, da respirazioni yoga, pranayama, alle respirazioni di David Blaine oppure di Tony Robbins, ad altri tipi di respirazioni. Mi tengo proprio una mezz'ora / un'ora di allenamento esclusivamente di respirazioni, oltre alle respirazioni che faccio in doccia durante le mie docce settimanali, per cui metti il tuo corpo in un modo alcalino, lo riempi in modo di ossigeno, e si dice che quando il tuo corpo è in questo stato si crea un ambiente per cui la malattia, le cose estranee non possono sopravvivere. E vi dirò che come funziona. Nella mia casa sono qua tutti ammalati in questo momento e io sono sano come un pesce, nonostante, e questa è un'altra cosa, mi vesta sempre poco. Sono quel classico ragazzo che fin da quando è piccolo si mette sempre solo la maglietta nera, i miei pantaloni, e sono vestito così per tutto l'anno. Se voi mi incontrate in estate o mi incontrate a dicembre, io sono sempre nello stesso modo. Ovviamente a dicembre mi metto il cappotto sopra, però io ho sempre la maglietta nera e ho sempre i pantaloni neri, lunghi di solito, non tanto per il freddo ma perché mi piace l'estetica, mi piacciono i pantaloni corti. Anche perché dopo aver allenato il corpo a non soffrire il freddo, perché comunque ti esponi alle docce fredde e tutto, in realtà dopo impari a rilassarti e non soffri il freddo quanto gli altri o quanto prima, quindi non mi pongo neanche il problema, ecco, di a volte vestirmi troppo perché non ne ho bisogno. E questa cosa in realtà, ragazzi, io vi dirò che io adesso quando esco al freddo, la gente attorno a me ha sempre freddo, ha sempre le cervicali, ha sempre mal di schiena. Io vi giuro che non ho mai niente. Quindi io sono convinto che questa proattività, questo stato mentale nell'accettare questa cosa mi aiuti molto. Quindi proprio l'abituare il corpo a questa cosa. Qua si collega all'altro punto, che è il mio penultimo punto, che è lo stato mentale. Ragazzi, cosa succede quando andate al freddo? Vi irrigidite, giusto? Siete qua rigidi, e diciamo che è una cosa che succede naturalmente nel corpo. Quindi che cosa faccio quando c'è proprio tanto freddo, oppure quando ci si abitua? Bisogna rilassarsi. Quando ti rilassi, ho notato che tutte le cose del proprio corpo, quando ti arrendi, tra virgolette, a questa cosa, rilassi il corpo, lasci che questa tensione vada via,
tante cose iniziano a scomparire o guariscono naturalmente. Ad esempio il mal di testa, ho notato, o per me anche l'acidità, soffrivo di acidità di stomaco per un periodo, ho notato che dopo mangiato tendevo a tendere anche mentre mangiavo il corpo, lo stomaco, gli addominali, e invece rilassandosi è come se accettassi questa cosa e il corpo in realtà inizia piano piano a stare meglio. Quindi lo stato mentale di mettersi, di accettare una cosa, essere proattivi e sentirsi forti. Io ad esempio anche una volta a settimana mi leggo le mie affermazioni positive, di anche avere di essere sano, essere grato ogni giorno, faccio un diario di gratitudine in cui sono grato ogni giorno per le cose che ho e anche per la mia salute, il mio corpo perfetto, il mio corpo sano. E queste cose, questo stato mentale proattivo di non far la vittima aiuta molto, perché fidatevi che tante volte le cose che abbiamo a livello fisico partono dalla mente. Le mente creano emozioni, le emozioni creano lo stato fisico. Quindi essere un po' più aperto, avere una postura corretta, tutto ciò porta ad avere anche a sua volta, al contrario, uno stato mentale, emotivo migliore, e quindi questo loop continuo, diciamo che migliora anche lo stato fisico. Quindi circondarsi di cose positive, stare attenti alle cose positive, stare meglio è una cosa che aiuta anche questa, anche a livello di stress eccetera, sicuramente aiuta. Come vi ripeto, tante cose le creiamo dentro di noi e quindi se togliamo questa mentalità di vittima e ci poniamo sulla convinzione di essere in un certo modo, di essere forti, automaticamente il corpo è come se si abituasse e si convincesse di questa cosa. E collegato a tutto ciò, uno stato mentale, energetico e fisico positivo e anche emozionale positivo, o comunque di neutralità, io lo alleno anche con la mia ultima parte che è lo yoga. Quindi il mio percorso interno, lo yoga, la meditazione, il Kriya Yoga, questa cosa mi aiuta molto ad avere un equilibrio interno, indipendentemente da tutto quello che succede all'esterno. Io sto bene, capisco che il mio corpo e la mia mente sono accumulazioni, ma dentro di me è come un lago che all'interno, nella parte sotto il fondale del lago è completamente tranquillo, anche se sopra ci sono ondine che si muovono in base a quello che succede. Io sono una roccia dentro di me, il mio lago è pace, tranquillo, forte e profondo e sereno. Ma questo è un argomento a parte, vi lascio comunque un video in descrizione in cui parlo della mia esperienza, del mio percorso interno. Ecco qua ragazzi, queste sono più o meno le cose che faccio, che mi sono venute in mente per le mie difese immunitarie, per come mi mantengo sano. Se avete qualsiasi domanda lasciatemela nei commenti, iscrivetevi al mio canale, seguitemi anche sugli altri social e noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!